qual è la struttura anatomica che va a silenziare tutte queste... È la parte, immagino. Ecco, allora, il lobo frontale che è definito il direttore d'orchestra del cervello. Quindi cosa fa il direttore d'orchestra? Stoppa la sezione fiati, fa partire la sezione archi, no? Ok, in assenza del direttore d'orchestra ogni orchestrale farebbe un po' cavoli suoi, quindi non viene più una sinfonia, viene fuori un caos. Allora, quando descrivono diciamo, i ricercatori il lobo frontale lo paragonano appunto al direttore d'orchestra che stoppa la rabbia, la paura, bene? Ti ferma, ok, sta buono, che poi non è detto che in maniera definitiva, perché può darsi che in una certa situazione ci sta anche la rabbia, però non può imporsi la rabbia, la gelosia, la fretta. Ma quella ti abbassa, esatto, l'energia, non ti dà più la forza di andare oltre e di poter far venire fuori quelli che sono i potenziali veri. Allora, serendipiti, allora facciamo questo collegamento, un collegamento foie non è una cosa dimostrata scientificamente, in base alle mie letture e alle mie osservazioni ho notato questo, cioè che su di me in primis, sono il primo che osservo, che questi episodi di gradevole serendipità, che poi a volte sono proprio momenti risolutivi, cioè risolvere problemi concreti, no? E quando è che si verifica? Non certo quando sono prese emotivamente. Se sono prese emotivamente da rabbia, può essere uguale, rabbia, paura, invidia, gelosie, fretta. Quando c'è di mezzo, diciamo, queste emozioni forti, la serendipità, cioè siamo distratti, siamo focalizzati su quell'elemento emotivo. Quindi non abbiamo la capacità di vedere, come avere il paraocchi. Ecco, le emozioni forti ti mettono come un paraocchi. Posso aggiungere una cosa, magari, non lo so quanto possa essere, però è come la voce del cuore che parla piano piano, sussurra, e invece noi ascoltiamo le voci più forti perché il linguaggio che noi conosciamo è un linguaggio più forte. È quello lì, è urla, esatto. Allora, questa è stata, allora io... Abbiamo il logo della scuola, stranamente, per puro caso, assomiglia a quello che abbiamo chiamato vaccino antistress, su cui faremo una puntata. Oggi è pericoloso chiamarlo no, vaccino, il vaccino antistress sembrerebbe... Sì, ma è pericoloso la parola vaccino in questo momento. Sì, però guarda, ho ritrovato il biglietto, il primo, risale al 2012, quindi in momenti non sospetti, Natale 2012 abbiamo in un mercatino a Firenze abbiamo proposto il kit antistress che praticamente utilizzando questa immagine, però ripeto faremo un incontro specifico sul vaccino antistress. Il vaccino antistress è stato così nominato a furor di popolo perché era nato per tutt'altre cose, e poi appunto spiegherò in quest'altro incontro, ma le persone vedendolo, ma tantissime, decine di persone, hanno cominciato a dire ma questo mi rilassa, questo mi leva lo stress, quindi ho detto ma allora chiamiamolo vaccino antistress, era nato con un nome un po' più altisonante e vedremo che comunque fa riferimento a qualcosa che Socrate racconta nel De Anima, l'ha detto 2500. Io non lo sapevo che Aristotele 2500 anni fa, non mi sono ispirato a lui, mi è venuto così per serendipiti, diciamo. No? Interessante quindi, questa certamente, quindi diciamo... Anche perché una delle cose, scusa se ti interrompo, è una delle cose terribili di non saper integrare la storia di tutte le varie culture e delle varie filosofie questo con ecco, quello che accade adesso. Senza tener conto che la storia si ripete e quindi ripetendo si dovrebbe farci anche da lezione. Però questo, ecco, tu puoi cogliere le lezioni della storia se e solo se funziona il lobo frontale. Certo. Cioè, perché cambiano le epoche, diciamo, non è la stessa epoca, i personaggi sono gli stessi, non sono gli stessi, vengono usati dei termini
diversi, quindi non è uguale, no? Ma la mente aperta, la mente serendipitosa, il lobo frontale funziona, ti permette di fare proprio i collegamenti, cioè tu cominci a collegare cose apparentemente non c'entra nulla. Comunque mi diceva un professore tempo fa che ai ragazzi di scuola superiore una delle cose gravi era quella di... era il mago della porta, che diceva che non riusciva a far ragionare i ragazzi cercando di farli integrare e quindi conoscevano la storia in una certa direzione, a settori, infatti, certo, e non riuscivano a integrarli tra di loro. E questo esatto. è già una problematica grossissima. Questo è un problema che affligge le persone che hanno avuto delle lesioni frontali, cioè la persona ha avuto un trauma perché ha picchiato una capocciata contro l'albero, oppure un'infezione, oppure cure diciamo non propriamente valide possono creare un danno al lobo frontale. La persona se ne accorge. Intanto, allora, premetto che molto spesso l'Alzheimer e le demenze sono di origine frontale e ho un'esperienza purtroppo personale di questo, cioè la persona Alzheimer e la demenza vai a vedere e molto spesso c'è un problema di lobo frontale. Non necessariamente una lesione, può darsi sia un problema funzionale, cioè da un punto di vista morfologico non c'è un danno, ma può darsi sia un problema, diciamo, elettrico, energetico, per cui non funziona. E la persona comincia a lamentare intanto dei vuoti di memoria, e questo, diciamo, è l'aspetto più evidente. Ma anche questa incapacità di, ecco, perché dicendo questo si capisce anche come, perché la domanda nasce spontanea, ok, com'è che si allena il lobo frontale? Il lobo frontale entra in funzione nel momento in cui mi trovo ad affrontare una situazione per cui non ho l'algoritmo. Cioè un computer non può risolvere un problema se non c'è il software adatto a risolvere. Io metto il software per fare le moltiplicazioni, ma se metti il software per fare le moltiplicazioni non mi farà le divisioni perché non ha il software. Certo. Allora noi in parte funzioniamo come un computer, noi acquisiamo tutta una serie di dati e di algoritmi per lavorare su quei dati. E un computer più di quello non fa, e quindi se noi siamo ridotti a fare quello che abbiamo imparato, siamo come dei robot, siamo dei computer. Mi viene così da chiederti, ma secondo te le persone iperattive, le persone che hanno molto lavorato con le creatività, che quindi non si parla solo del cervello razionale, quindi del sinistro, eccetera, perché comunque anche quelli che dipingono, quelli che scrivono libri, quelli, insomma, persone creative che non hanno fermato mai il loro cervello, ma sono sempre in continua attività, hanno possibilità secondo te di far bloccare questo lobo frontale e quindi andare in Alzheimer, cioè, oppure le persone, quelle che si accontentano, magari guardano la televisione, leggono qualche giornale, fanno una vita molto tranquilla, apparentemente, ma dove magari potevano aver fatto un certo lavoro attivo e poi dopo si sono rilassati, possono arrivarci prima a questa... Secondo te come... No, il discorso è le abitudini, quindi la routine... Cioè un cervello attivo, voglio dire, no? Bisogna stare attenti, perché allenare, quindi vediamo un po'... uno dei libri miei preferiti si chiama Il cervello bloccato. E quando facevo il libraio e lo proponevo, tutti pensavano il cervello bloccato, io non ce l'ho bloccato perché sempre a lavorare. In realtà il blocco è proprio quello. Perché si lavora troppo. Perché il cervello, noi abbiamo, io diciamo nella mia attività di libraio ho spinto un libro in particolar modo di questa neuroscienziata statunitense alla quale si è bloccato il cervello a causa di un ictus. Appunto. Cioè, sono due testi, uno di questa Jill Bolte Taylor, basta andare su YouTube, ci sono video suoi, che ha avuto un ictus all'area del linguaggio, quindi qui, e un neuroscienziato, si chiama Iben Alexander, il libro è Milioni di farfalle, lui ha avuto addirittura una meningite che gli ha ridotto in pus nella corteccia, quindi l'esperienza è simile e entrambi dal danno che ha bloccato il cervello hanno ricavato un'esperienza straordinaria
di nirvana, attenzione. La dottoressa Cibolti Taylor dice: io sono stata nel nirvana proprio nel momento di blocco del cervello. Quindi finché funziona il cervello, come si intende noi, stogliare, mucinare, e quindi, allora, la natura ha previsto, e questo lo fa la pineale, cioè la ghiandola pineale produce delle sostanze che vanno a bloccare proprio il pensiero, cioè vanno a agire anche sul linguaggio. Quindi l'esperienza che ha avuto la signora che con l'ictus gli ha bloccato l'area del linguaggio entra in uno stato che nei testi di Castaneda viene chiamato arresto del dialogo interiore. I testi di Castaneda, lo sciamano Don Juan spiega all'allievo Castaneda: se arresti il dialogo interiore si ferma il mondo, perché secondo la visione sciamanica il mondo è noi non vediamo il mondo ma una descrizione del mondo, e questa descrizione la fa il linguaggio. E vedendo la storia non come fatti reali ma come descrizione, noi possiamo vedere che le varie epoche storiche variano come descrizione. Da un punto di vista sciamanico la guerra è una descrizione, in quel momento si descrive la guerra, poi succede per davvero, ma si parte da una descrizione. Se i soggetti non consentono la descrizione e poi non accade affatto, un po' come le profezie s'avverano, no? Sì. Forza di dire una cosa, poi succede. Certo, poi ci vedi e succede. Quindi ma questa la induci. Quindi se io ho sotto controllo il linguaggio, cioè nel senso sono in grado di sottrarmi all'influenza del linguaggio, e chi lo crea il linguaggio? Chiaramente lo studio, i media, no? E la cultura crea un linguaggio, crea la realtà. Nel momento in cui stare attenti all'uso del linguaggio, perché se io uso il linguaggio del sistema, io sarò schiavo del sistema in quanto uso il linguaggio del sistema. L'inserire dei nuovi vocaboli, come si sta facendo ora? Adesso chi lo guarda dice: ma io serendipiti mai l'avevo sentito dire. Ok, serendipiti. Poi, per completare, Jung lo chiamava la sincronicità. Non è proprio esattamente la stessa cosa, ma sono termini, quindi serendipità, sincronicità, poi abbiamo parlato del lobo frontale, dell'area del linguaggio, sono tutti elementi che comunque non si trovano nella cultura corrente e chiaramente aprono degli spiragli. Perché uno dice: oh cavolo, ma sì, ho avuto episodi di sincronicità, adesso però magari ci sto più attento. Dico, ok, ma ha un valore, non è un evento così ma infatti bizzarro. può accaderti che ti accada una cosa, un episodio che può essere non lo inquadri lì per lì anche negativo, e magari ti può anche far perdere economicamente qualcosa, oppure affettivamente o eccetera, qualcosa, però dopo nel tempo ti accorgi che quella è stata la cosa più giusta. Esatto, perché la mente si preoccupa di etichettare buono, non buono, favorevole, sfavorevole, sì, ma lavora su un arco di tempo molto ristretto. Sul lungo periodo appunto, poi ci sono varie storielle orientali. Ognuno nella propria vita può fare un'analisi e dall'analisi si rende conto quei periodi lì come li ha vissuti, ecco, ma però attenzione, perché l'analisi si basa sul cervello, quindi su qualcosa già strutturato. Quindi vorresti dire, allora ritorniamo in una maniera un po' più primitiva, siccome la razionalità è una cosa che un attimino va stoppata, come dicevamo, delle emozioni negative, eccetera, eccetera, però anche le emozioni positive vanno stoppate. Certamente tutte sì. Vanno stoppate. Infatti per esempio Reich che parlava di peste emozionale, non solo le negative, anche, cioè se io ho un episodio nella vita che wow, però è come se io reagisco, perché i maestri, insomma ora non sto a fare nomi, ma c'è tutta una corrente della mistica, cito uno per tutti, Meister Eckhart, e parlava di distacco. E sulla Divina Commedia si parla di distacco emotivo. I greci dicevano il massimo della virtù è l'apatia. Quindi diciamo finché siamo